se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la modifica dei dati per quanto riguarda il layout per i nostri menu. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, vediamo di definire la tabella con tutti i font e caricarli all'interno del nostro database utilizzando un foglio Excel. Per poter caricare sul nostro database dei dati contenuti in un file Excel, dovremo utilizzare una libreria in PHP che si chiama PHP Excel Reader. Quindi per prima cosa cerchiamo PHP Excel Reader e dai risultati e dal sito di Google Code, scarichiamo la nostra libreria. Ci spostiamo nella sezione Download e scarichiamo l'ultima versione disponibile, che è la 2.21. Una volta scaricata la nostra libreria, ci spostiamo all'interno della cartella htdocs, nella cartella Include, Classi, e creiamo una nuova cartella e la chiamiamo Excel. E al suo interno scompattiamo il contenuto del nostro archivio. All'interno dell'archivio troveremo tre file: un file Excel di esempio, un file PHP di esempio, che li possiamo anche cancellare, e poi il file vero e proprio della libreria. Ho già salvato all'interno di un file Excel l'elenco dei font che utilizzeremo per l'inserimento nel database. Sono all'incirca 240 font, 238 per l'esattezza, e per fare questo quindi definiamo nella cartella htdocs un nuovo file. Quindi apriamo Dreamweaver e creiamo un nuovo file e lo salviamo all'interno della cartella htdocs come upload font family.php. Una volta creato il file, apriamo i tag PHP e per prima cosa dovremo includere la nostra libreria. Quindi include classi Excel, quindi Excel Reader 2.php, quindi la nostra libreria. Poi dovremo includere la connessione, quindi include connessione _db, e per prima cosa definiamo data, che sarà uguale a new spreadsheet _excel, quindi Excel _reader. Quindi inizializziamo la nostra classe e poi gli diciamo data read, quindi data read, quindi utilizziamo questa funzione e gli passiamo in ingresso il nome del file Excel, quindi font family.xls, punto e virgola. In questo modo gli stiamo passando alla nostra classe il file Excel da leggere e poi gli diciamo echo $data val, quindi i valori, e gli passiamo la riga 1 e la colonna 1. Quindi vogliamo stampare a video il contenuto della prima cella, quindi identificata dalla riga 1 e la colonna 1. Quindi salviamo, ci spostiamo nel nostro file, quindi localhost /upload font family.php e non visualizziamo nulla. Ora apriamo il file php e vi faccio notare come la libreria avrà dei problemi di compatibilità
con la nostra versione di PHP, quindi la 8. Quindi ci spostiamo nella sezione errori e gli diciamo display error on, salviamo, apriamo l'applicazione servizi di Windows, riavviamo Apache, premiamo F5 e come vedete ci dà di default un errore di sintassi nella riga 916 della nostra libreria Excel Reader. Quindi apriamo il file Excel Reader, ci spostiamo alla riga 916. Devo ammettere che mi ha fatto un po' tormentare la risoluzione di questo problema. Allora, quindi 916 e dobbiamo, per risolvere questo problema, eliminare l'end davanti all'uguale. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete l'errore ora è sparito, però qua ci sta dando un altro errore alla riga 976 relativo alla funzione read. Per risolvere quest'altro errore dovremo rinominare le due funzioni che hanno lo stesso nome della classe e quindi la prima, quindi classe OleRead, dovremo rinominare la funzione OleRead che ha lo stesso nome della classe utilizzando la dicitura construct, e poi l'altra funzione invece che si chiama Spreadsheets Excel Reader, che prende lo stesso nome della classe. Quindi individuiamo la funzione che ha lo stesso nome della classe in oggetto quindi function, eccola qua, e quindi rinominarla utilizzando il construct. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora l'errore è sparito e qua video mostrerà il primo carattere salvato all'interno del nostro file Excel. Perfetto, ora quello che dobbiamo fare è definire la tabella che ospiterà i nostri dati e quindi definiremo una nuova tabella che la chiamiamo font family, che avrà un suo id, quindi id font intero auto increment e poi avrà il nome font e gli diciamo varchar 100. Perfetto, quindi la nostra tabella è stata creata e nel nostro file dovremo dirgli for $i uguale 1, i minore uguale di data row count. Questa funzione ovviamente è definita all'interno della classe e ci restituisce il numero delle righe presenti all'interno del file Excel e poi gli diciamo $i ++, aperta e chiusa graffa, e per ogni valore che trova gli diciamo insert, che sarà uguale a insert into font family al campo nome font e values, gli passiamo il nostro valore. Quindi $data val e al suo interno come primo parametro vuole la riga, quindi $i, virgola, e la cella che sarà ovviamente 1 e poi gli diciamo MySQL query
di connessione, virgola, $insert. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, ci spostiamo in phpMyAdmin, clicchiamo su mostra e come vedete ha inserito correttamente 238 righe. Perfetto, quindi ha salvato correttamente tutti i nostri font. Un'altra modifica che va fatta prima dell'inserimento all'interno del PHP è andare a modificare il memory limit e aumentarlo da 128 a 512 mega. Questo dato poi ovviamente andrà modificato in base alle nostre esigenze, quindi ai file che poi dovranno essere letti. Bene, ora ripristiniamo il display error off e vediamo all'interno della nostra area privata quindi di caricare nei nostri menu a tendina i font salvati all'interno del database. Quindi apriamo privata, sezioni, personalizza layout, personalizza menu e all'interno della nostra select lasciamo di default l'option value 0 e cancelliamo gli altri font inseriti. Apriamo il PHP, selezioniamo i nostri font, quindi self font sarà uguale a select stellina from font family, eseguiamo la query, quindi MySQL query di connessione virgola $self font e poi gli diciamo while row font è uguale a MySQL fetch array di res font, quindi per ogni font che ci trova definiamo la option value, gli mettiamo il nome del font perché gli stiamo passando direttamente il nome e non l'identificativo e gli stampiamo il font, quindi raw font al campo nome font al suo interno ovviamente stampiamo nuovamente il nome del font e poi gli aggiungiamo on change set font family di row menu id. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, menu top, selezioniamo il nostro menu a tendina e come vedete ora la nostra select è completa di un bel po' di font. Bene, ora prima di concludere questa videoguida vediamo di spostare tutte le funzioni che abbiamo definito all'interno di un unico file JavaScript che richiameremo in questa pagina, perché alcune di queste funzioni in realtà le dovremo riutilizzare e quindi giustamente le definiremo un'unica volta. Quindi creeremo un nuovo file JavaScript, inseriamo tutte le nostre funzioni e lo salviamo all'interno della cartella include JavaScript
come funzioni layout.js e quindi all'interno del nostro file src include JavaScript, funzioni layout.js. Salviamo, premiamo F5, riselezioniamo il menu top e ovviamente come vedete non cambia proprio nulla. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sulla personalizzazione del content.